Cremonese Inter 0-2, i nerazzurri scappano in classifica dopo, il decimo successo nelle ultime 11 giornate di campionato, un successo che arriva dopo le fatiche europee a Dortmund e tra l'altro in assenza di Barella, Çalhanoğlu, Dumfries e Carlos Augusto, quindi tutt'altro che scontato. Una partita indirizzata tutta nel primo tempo grazie ai gol di Lautaro Martinez e Zielinski che ci regalano un'altra serata positiva sicuramente. Una serata positiva per quello che è il risultato, ma che purtroppo insomma nella quale anzi purtroppo abbiamo dovuto assistere ad un episodio molto grave per mano di un tifoso, nerazzurro che ha visto coinvolto l'ex portiere dell'Inter Emile Audero, un episodio che avrà sicuramente delle conseguenze sull'Inter, come è giusto e normale, che sia. E allora in questo nuovo contenuto, in questo nuovo episodio, amiche e amici nerazzurri, cercheremo di capire che cosa succederà adesso all'Inter, ma ovviamente essendo il contenuto del giorno dopo di una partita, ci ritroviamo con le 5 cose che potresti non aver visto di Cremonese Inter. Quindi discorso, Audero sicuramente che merita una parentesi doverosa, ma anche un'analisi sulla gara di ieri e poi uno sguardo al mercato che si chiuderà proprio nella giornata di oggi alle ore 20 con tutte le ultimissime, novità. Ben ritrovati a tutti voi qui su Passione Inter. Prima di partire come sempre vi invito a lasciare un like a questo contenuto, vi invito ad iscrivervi al canale. Ieri abbiamo raggiunto i 99.000 iscritti, ci stiamo avvicinando sempre di più ai 100.000 e speriamo presto di poter raggiungere questo traguardo con tutti voi. Quindi vi ringraziamo sempre per l'immenso supporto e se volete, contribuire anche voi appunto iscrivetevi e poi vi aspettiamo anche nella famiglia del club di Passione Inter. Partiamo perché ci sono tantissime cose da dire e come, vi anticipavo mi sembra doverosa, ecco, una parentesi su quanto successo, ieri ad Emile Audero, anche per andare così a fare una panoramica su, quella che saranno e quelle che saranno le conseguenze adesso per l'Inter. Ieri abbiamo assistito a questo, episodio molto grave, abbiamo sentito un boato, chi era allo stadio, chi era a casa, insomma un boato importante con questa nuvola nera e purtroppo Emile Audero accasciato a terra, colpito appunto da un petardo lanciato da un tifoso nerazzurro dal, settore ospiti. Emile Audero è rimasto per qualche minuto a terra stordito, poi per fortuna, si è rialzato immediatamente e ha deciso di continuare la gara. C'è stato subito il pensiero che potesse essere, insomma, attribuita la vittoria a tavolino alla Cremonese, anche questa mattina si è parlato del fatto che se Audero avesse deciso di abbandonare il campo, questa sarebbe stata la conseguenza per l'Inter. Fonti come Gazzetta, Corriere dello Sport ne hanno parlato, ma in realtà, anche ieri Luca Marelli e anche oggi Ivan Zazzaroni, insomma altre fonti hanno confermato il fatto che a prescindere dal comportamento di Audero non ci sarebbe stata data la sconfitta a tavolino all'Inter, che è una regola che è stata, diciamo così, cambiata nel 1990 quando è stata attribuita l'ultima sconfitta a tavolino in Atalanta-Napoli, quindi stiamo parlando di diversi anni fa. Da quel momento la regola è cambiata e, viene presa questa decisione solo in casi veramente estremi. Ieri Audero ha deciso di restare in campo, ferito purtroppo alla gamba, ma sicuramente non con, una situazione molto più grave, di questo siamo felicissimi e quindi l'Inter sicuramente avrà delle conseguenze, ma il risultato è stato omologato. Quali saranno, queste conseguenze? Ovviamente deciderà tutto il giudice, sportivo. Sicuramente l'Inter, dovrà pagare una multa molto, molto salata che va dai 10.000 ai 50.000 €, probabilmente si avvicina al massimo della sanzione vista la gravità dell'episodio. Poi ovviamente altre sanzioni a carico della società dell'Inter per responsabilità oggettiva e poi dobbiamo anche considerare il fatto che c'è la possibilità che venga chiusa la curva nord, il secondo anello verde, ecco, dell'Inter per 1 o 2, partite in casa. Bisogna capire bene anche il discorso delle trasferte, perché Luca Marelli nella serata di ieri ha detto: "La possibilità di vietare trasferte non è un potere, del giudice sportivo, ma del prefetto per motivi di ordine pubblico. Sicuramente se dovesse essere chiuso il secondo anello verde, la prima cosa che viene spontanea da dire è innanzitutto il dispiacere del fatto che quando succedono queste cose poi ci vanno di mezzo tutti, ci sentiamo coinvolti tutti. In questo momento vi parlo non da addetta ai lavori, ma da tifosa nerazzurra. Mi vergogno quando succedono, determinati episodi, quindi
Capisco poi che ci sia la necessità di dover dare dei messaggi importanti e dei segnali importanti. Mi dispiace che ci vadano di mezzo, ecco, tifosi nerazzurri che magari vanno allo stadio con le proprie famiglie o fanno ecco, vivono la passione come è giusto viverla. Quindi questo sicuramente mi dispiace molto. Penso anche al dispiacere eventuale di vedere magari una partita come Inter-Juventus senza tifoseria, un qualcosa che diciamo va molto contro l'Inter. Quindi quando si agisce in questo modo bisognerebbe riflettere molti secondi e molti minuti in più, al di là di tutti quelli che sono i discorsi sportivi, soprattutto per la pericolosità di un'azione come quella. Per fortuna Audero ne è uscito indenne con una lieve ferita, però, poteva, ecco, andare molto peggio. Quindi bisogna meditare, ecco, quando succedono determinate cose. Tra l'altro, oltre alle scuse da parte di tutti noi, perché ribadisco ci sentiamo sempre molto coinvolti, anche i complimenti all'atteggiamento di Emil Audero, che poteva fare una sceneggiata diversa, poteva decidere di avere un comportamento diverso e invece ha deciso di rimanere in campo, quindi questo va sicuramente sottolineato e un applauso, ecco, all'ex portiere dell'Inter. Gesto che è stato condannato poi da Marotta anche nel post partita, come è normale che sia, Marotta che ora metto da parte, ecco questo discorso, Marotta ha parlato anche, di mercato. Vi riporto questa frase che secondo me è una frase chiave dalla quale poi possiamo fare diverse considerazioni. Marotta ha detto: "Per quanto riguarda il mercato, abbiamo detto che questa finestra non l'abbiamo mai affrontata con l'ansia di dover colmare, delle lacune, se non la situazione che è capitata con Dumfries. Non c'erano delle opportunità da sfruttare", ha detto Marotta. Allora, un paio di cose su questo discorso. Innanzitutto, nel momento in cui sto registrando non ci sono novità sul mercato, ma, vi dico già che oggi faremo una live dedicata esclusivamente al mercato, quindi la live di oggi sarà tutta sul mercato, soprattutto perché ci avviciniamo proprio e sarà in concomitanza anche, della chiusura di questa sessione invernale, quindi attenderemo eventuali sviluppi, ma al momento sembra che il mercato dell'Inter si sia chiuso con l'acquisto di Massolen e ci arriviamo, tra pochissimo. Marotta dice: "Non abbiamo affrontato questa finestra di mercato con l'ansia, se non per la situazione di Dumfries". Ecco, mi sembra un modo un po', tra virgolette "superficiale" di affrontare questa situazione, perché io, come vi ho detto più volte, come ho detto anche nelle live precedenti, credo che l'Inter, se è vero che abbia approcciato a questo mercato dicendo: "Se ci sono delle opportunità proviamo a coglierle, altrimenti stiamo bene così." Il presupposto è sbagliato, perché per l'Inter questo mercato non era un mercato delle opportunità, era un mercato delle necessità. L'Inter aveva bisogno di andare ad intervenire e soprattutto di andare a coprire, una lacuna che lo stesso Marotta ha definito una lacuna, quindi lo è di fatto, una lacuna sulla corsia di destra, e tutti ci aspettavamo che potesse essere fatta appunto un'operazione in quel senso, anche perché è da novembre che Dumfries non è in campo e quindi di tempo per valutare dei profili sicuramente, ce n'è stato. Quindi devo dire che se questo mercato si dovesse chiudere effettivamente senza nessuna soluzione in quel reparto, mi reputo molto delusa, ecco, rimarrei molto delusa da questo tipo di gestione. Poi potevano esserci anche degli incastri vari, sicuramente con la situazione di Frattesi, con un nuovo centrocampista, però resto più scottata per il fatto che c'è una necessità e si è deciso o comunque si è provato in qualche modo, perché Cancelo, Perisic, l'ultimo Diaby, sicuramente c'è stato un tentativo, però ecco forse, bisognava, non so, poi io non sono un'esperta di mercato, lascio fare il lavoro a chi è sicuramente più esperto di me, però ecco, arrivare all'ultimo giorno di mercato senza una soluzione lo trovo anche poco, diciamo così, rispettoso non è la parola giusta, però, diciamo con un Chivu che sta facendo tanto e sta portando l'Inter a degli ottimi risultati, con una situazione in classifica che ti agevola, no, e che ti dovrebbe spingere anche a voler dire: "Forse se vado a rimediare a quel buco, a quella situazione lì, potrei veramente raggiungere l'obiettivo", cioè mi sembra proprio di non aver aiutato neanche Christian Chivu che si è insomma fatto il mazzo, per non parlare, cioè per non essere troppo tecnica in questa prima parte di stagione. Quindi, mi spiace molto e mi dispiacerebbe molto se dovesse concludersi così. Marotta ha detto: "Ci abbiamo provato, con il PSV non è andata, con la Litiad nemmeno, con Cancelo sappiamo com'è andata", però
Ribadisco, mi aspettavo sicuramente qualcosa di diverso dopo un mercato estivo che già ci aveva lasciato molto, molto scottati, con un Inter che ha la possibilità di investire, perché lo sappiamo che è così, e allora forse tutti noi ci saremmo aspettati qualcosa di diverso. Quindi mi dispiace molto, vedremo se avremo, notizie e novità nella giornata di oggi da affrontare insieme. Come vi dicevo prima, l'unico acquisto che ha confermato poi Marotta, dopo ovviamente quello di Achirovic, è Massolen, questo giovane centrocampista francese del 2002 che, continuerà insomma la sua stagione al Modena e poi arriverà al termine di questa stagione. Marotta ha detto: "L'abbiamo preso anche appunto per investire sui giovani che potrebbero essere poi, diciamo d'aiuto per la prima squadra". Mi collego al discorso mercato, anzi resto sul discorso mercato con una parentesi su Frattesi, perché si è parlato anche di lui ieri, un Frattesi che a sorpresa abbiamo visto titolare in Cremonese-Inter, Frattesi che non giocava, dal primo minuto dalla partita in Coppa Italia col Venezia del 3 dicembre e in Serie A per assurdo non partiva titolare proprio dalla partita dell'andata contro la Cremonese. Quindi 2 partite da titolare in totale in Serie A in questa stagione per Davide Frattesi, Frattesi di cui ha parlato anche Chivu nel post partita dicendo: "È un giocatore dell'Inter, è un giocatore importante, lo deve dimostrare, lo deve far vedere, ci fidiamo delle sue qualità, ci fidiamo di quelli che sono gli ultimi mesi fino alla fine della stagione perché abbiamo bisogno, di tutti". Un Frattesi che a mio parere ieri non sfrutta molto la possibilità che gli viene data dal primo minuto, sicuramente ha le sue attenuanti legate al fatto che, fino a 2 ore fa era messo sul mercato ed era dato per insomma pronto a lasciare l'Inter, quindi sicuramente quel fattore lì incide. Dall'altra parte io però lo guardo con, diciamo anche una chiave diversa dicendo: hai la possibilità di dire: "Sono qui, vi dimostro perché". Purtroppo ieri mi dispiace perché ribadisco, a me Frattesi è un giocatore che piace molto, però purtroppo non ha sfruttato la sua occasione e questo certamente ci fa riflettere. Soprattutto Frattesi è un giocatore, cioè Chivu continua a dire che è un giocatore importante, credo che abbia un totale di 600 al massimo, sto arrotondando per eccesso, 600 minuti forse in questa stagione? Ecco, diciamo che bisogna riflettere. Chi invece sta sicuramente sfruttando quelle che sono le sue occasioni è Zielinski, che anche ieri ha fatto un'ottima, prestazione al di là, del gol. Il quarto gol per Zielinski e 2 assist in questa stagione. Non sta facendo, sentire affatto la mancanza di Çalhanoğlu, che era un tema della scorsa stagione, dicevamo sempre: "Non abbiamo il sostituto di Çalhanoğlu". Quest'anno invece Zielinski, devo dire che sta facendo un grandissimo lavoro e forse abbiamo ritrovato, il Zielinski che ci aspettavamo di vedere quando è arrivato all'Inter. La cosa interessante, vi mostro questa grafica, tra l'altro un qualcosa che aveva detto ieri il nostro Lorenzo durante il live match e poi è stato confermato anche dalla, grafica di DAZN dalla quale abbiamo preso questi numeri, è un Zielinski che si sta avvicinando sempre di più a quelli che sono i numeri di Çalhanoğlu ed è sicuramente un qualcosa che fa, ben sperare anche in prospettiva e devo dirvi che, come vi ho detto più volte, ho sempre dato grande fiducia a Zielinski, molto dispiaciuta del fatto che non fosse esploso all'Inter, adesso lo stiamo ritrovando e vedere anche questi numeri è sicuramente una grande, grandissima, soddisfazione per tutti noi. Una soddisfazione che in realtà arriva in generale per quello che è il momento dell'Inter, un Inter in fuga con numeri importanti, dico in fuga perché questa è la classifica attuale della Serie A, la classifica momentanea con l'Inter che arriva a 55 punti, si porta momentaneamente a +8 dal Milan che giocherà domani sera contro il Bologna e mantiene il +9 sul Napoli. Quindi sicuramente una uno stacco importante, ecco, per l'Inter che poi avrà in questo mese di febbraio altre partite molto importanti, come quella che citavo prima, contro la Juventus che è sempre più in crescita sotto la guida di Spalletti, anche con l'ultima vittoria, conquistata
a Parma, quindi un Inter appunto come dicevo in fuga con numeri importanti perché è il 12° clean sheet, per l'Inter in totale tra l'altro nei top 5 campionati europei l'Inter è la miglior squadra per clean sheet insieme ad Arsenal e Como, quindi secondo me questo è un aspetto molto interessante visto che soprattutto all'inizio della stagione si parlava dei gol subiti. 10ª vittoria nelle ultime 11, come vi accennavo all'inizio, e poi un altro fattore secondo me, da sottolineare è il fattore Lautaro Martinez che vola 13 gol in Serie A, eguaglia Altobelli in campionato con 128 reti in maglia nerazzurra e poi si avvicina sempre di più ad agganciare, Boninsegna nella classifica dei marcatori all time della storia dell'Inter. Lautaro a quota 170 gol, scusate, gli manca un solo gol per agganciare Boninsegna, quindi grande soddisfazione ecco per anche la prestazione del capitano che tra l'altro ci ha regalato anche un bel momento con la dedica alla figlia Nina che ieri appunto faceva gli anni, quindi bellissimo momento anche questo. Allora, io direi che vi aspetto nei commenti per, appunto sapere la vostra su tutto quello che abbiamo detto, un commento sulla partita di ieri, ma soprattutto anche un commento sul mercato dell'Inter. Se c'è qualcosa insomma che volete scrivermi, vi leggo nei commenti e soprattutto vi aspetto e vi aspettiamo nella live, di oggi, dove appunto andremo ad approfondire tutti i temi di mercato delle ultimissime ore di mercato. Vedremo appunto se ci saranno nella giornata di oggi, degli eventuali sviluppi. Quindi vi aspetto nei commenti, mi raccomando like al video, iscrizione al canale. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast, se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.